Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 27 aprile al 3 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. Per avere più informazioni in descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto a vedere come andrà la vostra settimana, poi ci addentriamo nella lettura con i segni zodiacali da attenzionare, l'ambito amore e relazioni, il lavoro e le finanze. Troviamo il bambino, un'ottima energia proprio all'inizio della settimana, dove ci parla di cose belle, positive, forse anche di eventi di divertimento, di spensieratezza, di sicuro delle notizie e delle occasioni da cogliere al volo. Per molti potrebbe essere proprio un vero e proprio inizio su alcune situazioni e circostanze, per altre magari finalmente uno sblocco e allora ecco maggior serenità, maggior volontà, desiderio, anche modo di affrontare le cose diversamente e forse è proprio questo che vi porterà ad ottenere risultati, soprattutto riguardo a collaborazione, possibili accordi, impegni che vengono rispettati, forse anche altre situazioni dove ci siamo impegnati, dove abbiamo promesso, dove stiamo proprio cercando con cura e dedizione di fare determinate cose e allora c'è possibilità proprio di concentrarsi perfettamente. Magari è un po' il fine settimana che con la luna siamo un po' nel dubbio e nell'incertezza. A volte può riferirsi semplicemente al desiderio di pausa, di riflessione, di staccare un po' la spina, altre volte può anche indicare una fase di circostanze esterne che non dipendono dalla nostra volontà e che quindi ci possono portare un po' di instabilità emotiva, interiore, degli sbalzi di umore, dei cambiamenti appunto delle circostanze esterne che dobbiamo in qualche modo gestire. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente i segni di acqua e quindi abbiamo cancro, scorpione e pesci e abbiamo anche un pochetto quelli di terra, toro, vergine e capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Allora, ambito amore, coppia single, ovviamente alcune possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare. Troviamo il tulipano, molto bella, molto intensa anche come energia e carta, perché è abbastanza positiva. Cosa ci porta questa carta? Delle cose legate alla sincerità, all'iniziativa, a un legame molto forte o nelle situazioni più critiche a riportare equilibrio visto che è legato proprio alla comunicazione, anche possibilità di, come abbiamo visto sin dall'inizio delle vostre carte, per migliorare l'intesa e l'aiuto, il sostegno. Poi bello anche il Giglio perché porta anche situazioni molto positive di felicità e di gioia legati ad alcuni eventi, oppure come vi dicevo proprio nelle situazioni un po' più critiche, comunque queste indicano quella lucidità, quella chiarezza, quella possibilità di poter
costruire, di poter recuperare e quindi anche magari di darsi delle opportunità proprio per risolvere alcune cose che possono essere difficili e complesse. Alcune che possono saltar fuori nel corso della settimana, soprattutto fine settimana, altre se ci sono proprio delle situazioni pregresse, magari appunto arriva l'occasione giusta per cercare di risolverle. E questa, ahimè, è legata al litigio, alla tensione, a vecchie, ferite che si riaprono, a qualcosa di, o nascosto che emerge, oppure una fase critica. Quindi consiglio, è vero, sempre di adattare a quello che vivete, sapendo che avete più o meno queste energie, magari potete già cercare di capire come, affrontarle o disinnescarle assolutamente. Magari già sapere che potrebbe esserci un litigio, una discussione e voi potete intercettare immediatamente per cercare di non arrivare a quel punto. Questo è giusto per farvi un esempio. Per i single, queste possono dirvi che magari potrebbe esserci un nuovo inizio, una nuova conoscenza, c'è chi già è in corso, allora magari ci sono dei dubbi, delle perplessità. Cosa può voler dire? Che magari l'aconito si riferisce a momenti di tensione, di gelosia, di rivalità, perché l'altra persona è impegnata, perché insomma qualcuno è impegnato, o ci sono altre situazioni, altre problematiche che portano tensione, oppure magari ci sono degli ostacoli. È ovvio che chi non ha nessuno magari potrebbe avere un interesse, un'attrazione, un coinvolgimento, però, la cosa può essere bloccata. Quindi io direi di non crearsi delle illusioni, oppure di non aspettare tanto prima di prendere delle decisioni. Poi se poi volete fare il primo passo, oppure state aspettando, insomma cercare il più possibile di capire come procedere, appunto per non rimanere poi in una situazione che, non è proprio positiva, giusta per voi. Delle novità, è vero, ci possono essere, però ovviamente da attenzionare. E poi abbiamo, per le questioni più pratiche, una, settimana che, sarà abbastanza impegnativa, quindi di concentrarsi solo sulle vostre stesse energie per non disperderle, sulle cose più importanti, per mantenere dei rapporti sereni, per valutare anche delle vecchie situazioni che possono ritornare. Con questa carta magari, sono le nostre finanze che devono essere attenzionate per non solo per non perdere energie in cose che non vi stanno, dando praticamente nulla, sia anche con persone, quindi di valutare ogni singola cosa perché, purtroppo ahimè veramente si può, disperdere tanta energia, tanto impegno, anche forse investimenti, denaro che non vi porta a nulla. Quindi è vero che c'è qualcosa che può essere consolidato come collaborazione, come, rapporto, come anche, possibilità di creare qualcosa di meglio per il vostro futuro, però ci devono essere delle basi ben solide, quindi meglio pensarci prima, meglio osservare, valutare. Se già a livello intuitivo, vi viene una proposta e sentite che c'è qualcosa che non va, meglio prima di accettare, verificare e questo può essere soprattutto utile per chi vi chiede collaborazione, per chi vi fa una proposta, anche per chi vi fa una, promessa. Quindi concentrarsi, essere ben lucidi, non, illudersi, vedere un po' la realtà dei fatti,
possono esserci delle, evoluzioni positive, però ovviamente si devono lasciare andare alcune cose o, come vi dicevo, proprio di valutare attentamente prima di procedere. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!